Ciao a tutti, bentornati alla baita. Marzo possiamo considerarlo il mese in cui si cominciano a riattivare le api con le prime fioriture, i primi pollini. Quindi oggi andrò a fare una visita velocissima, grazie anche a questa giornata molto mite. Andremo a vedere un pochino la situazione. Darò del candito proteico perché adesso, per l'appunto, essendo ripartita la covata, è meglio dare una mano con del candito proteico, salvo brutte sorprese. Direi che l'inverno è passato con una famiglia persa per cause direi ignote e una per un mix di errori miei e un mix di sfiga, perché purtroppo un animale selvatico ha spostato il candito e le api non sono riuscite a nutrirsi. Qui vedo api vive e vegete che hanno mangiato tutto il candito. E oggi sono curioso di vedere se ci saranno i primi segni di covata. Vediamo se stanno un pochino ripartendo. Vedo che hanno portato un po' di polline. Ma mi sembrano un po' agitatine, quindi direi che è il caso di prendere un po' l'affumicatore. Allora, questa famiglia qui è abbastanza, ha passato bene l'inverno. Questa si è indebolita molto, comunque in entrambe c'è covata, quindi direi bene. Quindi tutto sommato diciamo che le cose stanno andando per il verso giusto. Questa dovrebbe essere la famiglia migliore. Adesso le sto tenendo tutte su, queste su 5, le altre sono su 4. Ho seguito i consigli che mi sono stati dati, le tengo molto strette finché non si riprenderanno dall'invernamento. Sì, questa è una bella famiglia, sì. Guardate. Covata a scorte ed importazione di polline. Quindi bene, questa è la migliore, decisamente. Qua c'è la regina.
Allora, vorrei parlarvi brevemente della situazione siccità che sta colpendo questa zona e in particolare tutto nord-ovest d'Italia. Capisco che può sembrare un controsenso iniziare un video con una nevicata e parlare di siccità, ma in realtà la nevicata che avete visto all'inizio è stata proprio una nevicata effimera che ha depositato mezzo centimetro di neve ed è svanita rapidissimamente. È circa da 1 anno e mezzo che in tutto il nord-ovest d'Italia, Verbano, Cusio, Ossola, ma io direi anche non solo, perché ho visto anche sulle Dolomiti c'è pochissima neve, persiste questa situazione di siccità che personalmente non ho mai vissuto prima d'ora in modo così duraturo, così persistente, è il fatto che un anno si può sopportare e per il secondo anno penso che potrebbero esserci dei problemi molto seri. Per adesso le sorgenti anche qui, anche se poco, sono in grado di fornire l'acqua a sufficienza per il fabbisogno, per poter star qui in modo confortevole. Ecco. Però se non dovessero arrivare le famose piogge primaverili in questi mesi, quindi marzo, aprile, maggio, la situazione estiva rischierebbe di essere veramente un grosso problema. È molto strano poi che la parte del Basso Piemonte invece recentemente è stata colpita da delle nevicate abbastanza copiose, ecco, mentre qui proprio non si è visto nulla. Questo, vabbè, per quanto mi riguarda è un problema abbastanza relativo perché non ho ancora iniziato a coltivare nulla, anche se il programma è anche quello di... Ogni anno dico sempre che farò l'orto, ma purtroppo sono sempre molto impegnato tra il lavoro, adesso sto facendo il corso per guida escursionistica e sto facendo molta fatica a realizzare video nel fine settimana, quindi fino a maggio purtroppo dovrò fare i lavori, quelli che definisco vitali, quindi cura delle api, sistemazione del tetto nel limite del possibile. Oggi per esempio farò un'altra cosa, andrò ad allargare il sentiero perché devo riuscire a passare in modo più agevole con la motocariola per poi riuscire a portare materiali in modo più comodo, ecco. Quindi questo anche un pochino per, tra virgolette, giustificarmi e farvi capire che sarà difficile per questo periodo produrre contenuti in modo costante e come vorrei, ecco, purtroppo è un periodo così. Alcuni possono pensare che magari la vita dello youtuber sia tutta bella, rose e fiori, in realtà io non sono uno youtuber così grande da potermi permettere di campare solo di questo e quindi questo ulteriore corso che sto facendo è per una previsione futura di inventarmi qualcosa. Quindi bisogna avere tutta una serie di capacità e di abilitazioni per poter fare più cose possibili, anche per poter generare una qualche forma di reddito per poter eventualmente poi prendere delle decisioni che fino ad oggi non ho ancora preso. Quindi questo si vedrà. Comunque quella che vedete dietro è una piccola centrale meteo. Ho deciso di acquistare questa piccola centrale meteo un pochino per monitorare la situazione. È molto comoda anche perché sono collegato con il wifi, quindi magari un giorno vi farò vedere tutto il sistema di connessione che ho messo, è molto semplice, tutto, qui siamo off grid, quindi solo col fotovoltaico. Questa stazioncina manda i dati alla centrale che adesso vi farò vedere brevemente e poi tramite il modem posso consultare questi dati quotidianamente ovunque io sia, quindi posso rendermi anche conto della situazione, vento, temperature e quantità di pioggia e tutto quanto, così in modo anche da potermi gestire meglio le attività del fine settimana. Questa è la stazione meteo, diciamo la centralina della stazione meteo, vi fornisce tutti i dati che vi dicevo, temperatura interna, esterna, il quantitativo di pioggia, vento e la direzione, la pressione atmosferica, la luce, quindi diciamo l'irradiazione solare, raggi UV anche, vi dà proprio un valore dei raggi UV, orario, data e tutto quanto. Oltretutto c'è la possibilità di utilizzare questa applicazione
che vi permette di vedere tutto lo storico, tiene tutto in memoria, quindi abbiamo tutti i grafici, della temperatura, pioggia e tutte le rilevazioni che riesce a fare questa centrale, giusto per poter monitorare costantemente la situazione meteo e avere anche proprio un grafico storico.